Salve amici e amiche mie e buona giornata a tutti. Oggi ho pensato di preparare insieme a voi una deliziosa parmigiana. Prepareremo una parmigiana di patate. Quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito questa semplice e buona ricettina. E come dico sempre, mi raccomando, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo. La prima cosa da fare è sbucciare e lavare le patate. Come vedete io qui già le ho preparate, quindi le ho sbucciate, lavate e messe in acqua per non farle annerire. E adesso non ci resta che affettare. Possiamo decidere di affettarle per il lungo o per, insomma, come voi volete. Io faccio in questo modo e faccio così, guardate. Quindi vado a praticare delle fette un po' più lunghe, così. Questo è lo spessore che devono avere le patate. Mi raccomando, non troppo grosse né tantomeno troppo sottili. Lo spessore giusto. Una volta affettate tutte le patate, naturalmente sono umide e sono bagnate, le andiamo ad asciugare. Quindi le mettiamo su un canovaccio pulito e le asciughiamo. Una volta asciugate le patate, le dobbiamo cuocere. Come? Le dobbiamo friggere. Sì, come la classica parmigiana di melanzane che viene fritta, anche le patate saranno fritte. E sì, perché per avere un buon risultato dobbiamo fare in questo modo. Poi per chi non può friggere, allora magari c'è la possibilità di poterle sbollentare, però ovviamente il risultato sarà un pochino diverso. In una padella ho messo dell'olio, naturalmente è olio di semi, che ho portato pressappoco alla temperatura di 170 gradi e adesso andiamo a friggere. Sì, perché la temperatura non deve essere altissima, non dobbiamo farle bruciare fuori e lasciare crude dentro, quindi andiamo con delicatezza a friggere le nostre patate. Benissimo, le patate sono state tutte quante fritte e come vedete ho qui preparato tutti gli altri ingredienti. Iniziando da un buonissimo sugo di pomodoro che ho già precedentemente cotto con un filo d'olio, un po' di aglio e del basilico e del sale, semplicissimo. Del prosciutto cotto a scamorza, una scamorza affumicata, del parmigiano e naturalmente qualche foglia di basilico. Iniziamo col mettere sul fondo della pirofila qualche mestolino di sugo. Lo distribuiamo bene e facciamo il primo strato di patate. Naturalmente le patate non sono state salate, quindi se voi desiderate insomma mettere un pizzichino di sale potete farlo direttamente sulle patate così, però se non lo gradite va bene lo stesso. Allora mettiamo un altro po' di sugo sulle patate e distribuiamo. Aggiungo il prosciutto cotto, la scamorza che ho tagliato a fettine, aggiungo del parmigiano
e qualche fogliolina di basilico, un pochino spezzettato a mano, così, per dare un po' di profumo, così. E continuiamo con tutti gli altri strati fino ad esaurimento degli ingredienti. Completiamo facendo l'ultimo strato con le patate. Copriamo con un altro sugo. Che profumo, mamma mia. Naturalmente, per chi volesse, può aggiungere anche un po' di pepe, come faccio io. Ecco qua, solo in superficie. Termino la preparazione con abbondante parmigiano. In questo modo avremo una bellissima e squisitissima crosticina. Ecco qua. La parmigiana è uscita dal forno, l'ho infornata a 190 gradi per 35 minuti. Forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate qualche grado la temperatura e poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno. Che dire, è un vero spettacolo, profumatissima, non mi resta che attendere un pochino perché la dobbiamo far riposare prima di poterla poi sporzionare e gustare. Spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento e vi aspetto alla prossima. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca. Che bontà!